sorgo, amaranto, quinoa, canapa sativa. Cosa hanno in comune tra di loro, a parte il fatto di poterli trovare tutti nel vostro negozio hipster preferito? Le loro farine hanno la caratteristica comune di essere prive di glutine e quindi essere adatte alla dieta dei cosiddetti celiaci, un termine che al giorno d'oggi è sempre più in voga e che, purtroppo, tende a sminuire gli effetti di questa insidiosa e potenzialmente pericolosa malattia. Per prima cosa un po' di chiarezza. Il glutine è una proteina di natura vegetale costituita da gliadina e glutenina. Si trova praticamente in tutti i tipi di cereali e quindi nei prodotti che ne fanno uso. Come tutte le proteine, durante il processo digestivo viene frammentata in peptidi sempre più piccoli fino all'ottenimento di singoli amminoacidi che verranno assorbiti nell'intestino. Tutto regolare, fino a quando il soggetto in questione non è celiaco. Come molte patologie, il processo patogenetico della celiachia non è ancora ben noto, ma è certo che abbia una base immunologica, in quanto è stato osservato che i soggetti celiaci presentano anticorpi di classe IgA anomali, quali gli antigliadina, antiendomisio ed antitransglutaminasi. Una alla volta, prego. Probabilmente quelli antigliadina sono i primi a formarsi, probabilmente a causa di una predisposizione genetica che porta il sistema immunitario tramite i propri HLA o antigeni leucocitari umani, anche noti come MHC, a riconoscere tale proteina normalmente innocua come dannosa, in un processo simile a quello che provoca le allergie. Quando il glutine, o meglio la sua componente gliatina, viene quindi a contatto con questi anticorpi, che essendo di classe IgA sono localizzati nelle mucose, si avrà l'attivazione del sistema immunitario che determinerà, tra i vari effetti, un danno alla mucosa. Questo, oltre a causare tutte quelle problematiche di cui parlerò più avanti, rende il sistema immunitario molto suscettibile, tanto che si svilupperanno anti-TG o transglutaminasi, un enzima dell'intestino stesso per conversione ed assorbimento degli amminoacidi, ed antiendomisio, una guaina che riveste le fibre muscolari che normalmente è sempre isolata, ma che, a causa del danno alla mucosa intestinale, viene esposta ed attaccata dal sistema immunitario. Cavolo! Certe volte il nostro sistema immunitario si comporta proprio come quel vostro amico che la sera al bar alza troppo il gomito e decide di fare a botte con chiunque passi di lì anche solo per averlo guardato male. Allora non mi devi guardare. Che sì, però stai calmo. Anche tu ne vuoi? No, fermo, anche tu ne fermo. vuoi? No! Anche cosa anche io? tu. Anche voi! Tutto questo, quindi, determina un forte danno alla mucosa intestinale, con perdita delle sue funzionalità di assorbimento, cosa che porta a tutti i sintomi tipici della celiachia. Tra questi figurano spiccatamente la diarrea, dovuta sia alle ridotte capacità di assorbimento intestinale sia alle secrezioni infiammatorie causate dalla risposta immunitaria, insieme al cosiddetto malassorbimento, ovvero una condizione in cui l'organismo non è in grado di assimilare i nutrienti introdotti con la dieta. Questo, come potete immaginare, se protratto nel tempo, porta ad una serie di disturbi generalizzati molto simili a quelli di una persona malnutrita: perdita di peso, disturbi neurologici, anemia, stanchezza generalizzata, sonnolenza, irritabilità, problemi cardiaci e così via. La cosa diventa ancora più critica quando la malattia si manifesta nella prima infanzia. In molti casi, infatti, la patologia si manifesta allo svezzamento, quando il bambino comincia ad assumere i prodotti contenenti glutine, e il malassorbimento che ne deriva comporta problemi di crescita anche molto seri, che fortunatamente però sono reversibili semplicemente passando ad un'alimentazione priva di glutine. La malattia però può manifestarsi potenzialmente a qualsiasi età, con un esordio spesso graduale che rende difficile inizialmente individuarne la causa. A complicarne ulteriormente la situazione interviene la natura della malattia stessa che, oltre alla sua forma classica con diarrea, può presentarsi in una forma atipica in cui sono presenti i segni del malassorbimento, ma, per ragioni ancora non ben note, nessun problema gastrointestinale, cosa che rende ancora più ardua fare la diagnosi. Per di più, in alcuni soggetti è presente la cosiddetta celiachia silente, in cui il danno alla mucosa è presente ma non vi è alcuna sintomatologia, probabilmente per l'attivazione di meccanismi di compenso. Per questo motivo, la presenza di un segno o sintomo potenzialmente riconducibile ad un malassorbimento non altrimenti spiegato, ad esempio circa il 10% delle anemie sideropeniche non spiegabili sono in realtà dovute a una celiachia atipica, devono far indurre il sospetto di tale malattia, che sarà confermato dalla presenza nel sangue degli anticorpi precedentemente citati e da un esame bioptico della mucosa intestinale. Questa presenterà alcune caratteristiche proprie del morbo celiaco, tra cui spicca sicuramente la riduzione o scomparsa dei villi, ovvero quelle estroflessioni della mucosa che hanno lo scopo di aumentare la superficie di assorbimento, a cui si aggiungono cellule mucosali di aspetto cuboide e presenza di linfociti intraepiteliali e nella lamina propria.
Anche per oggi abbiamo terminato, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento. In caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, così so che sto facendo un buon lavoro. Non dimenticatevi inoltre di seguirci anche su Facebook ed Instagram e, se vi piacciono i nostri design, potete trovare una di queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!